Bentornati a tutti su PMaker Electronics. Oggi finalmente andiamo a montare l'alimentatore duale di Nuova Elettronica LX558. Su consiglio di molti non aprirò questo kit, infatti lo ripiego e lo metto da parte. Sono riuscito a procurarmi tutti i componenti. Non è stato facile, ma ci sono riuscito. Adesso prendiamo il nostro PCB e incominciamo a montare in ordine come è scritto sulla rivista. Quindi iniziamo dalle resistenze. Realizzazione pratica. Infatti la prima operazione da effettuare è di saldare le resistenze a 1/4 di watt, tutti i diodi, le resistenze a filo e di tenerle 1 millimetro distanziate per evitare che si riscaldi. Ok, andiamo a effettuare queste prime saldature. Ho messo le prime due resistenze R1 e R2 da 1K e andiamo a saldare. Ho messo anche R3 ed R4 da 10K, andiamo a saldare. Andiamo a montare anche R6 e R8. Ho messo anche R10 e R11 e andiamo a saldare. Ho messo le ultime 3 resistenze e andiamo a saldare. Ho messo tutti e 5 i diodi DS1 1N4007 e andiamo a saldare. Messo gli ultimi 2 diodi di Zener da 12 volt e andiamo a saldare. Andiamo a saldare le resistenze a filo. Questa da 0,27. Ricordo di lasciare un po' di spazio sotto, quindi mettiamo così e andiamo a saldare in questa posizione. Andiamo a vedere. Sì, abbiamo mantenuto lo spazio. Ok, saldato tutte e due le resistenze a filo e ho lasciato un po' di spazio dal PCB, visto che queste resistenze possono scaldare. Vado a saldare anche l'integrato UA748, non ce l'ho, lo sostituisco con il 741 e lo stesso, il pin 1 da questa parte, il pin 8 da quest'altra. Inserisco anche l'integrato BC328, non ce l'ho, e metto un 327 che è lo stesso e andiamo a saldare. Seguendo il manuale di Nuova Elettronica andiamo a montare L200, quindi sigrato C1 e messo qui andiamo a saldare. Adesso vado a montare il ponte raddrizzatore rispettando la polarità, il più verso il nostro integrato UA741 e il meno sopra. Incominciamo a mettere anche i condensatori. Ho messo C9 e C11 e andiamo a saldare.
Andiamo a montare C5 e C6. Ricordo che i condensatori elettrolitici vanno rispettate le polarità. Qua sullo schema abbiamo il più e il meno, più e meno. Ok, andiamo a saldare. Andiamo a saldare anche il condensatore C7 che è da 47 picofarad a disco e andiamo a saldare. Vado a inserire il potenziometro. Io ho questo blu, vedo se posso adattarlo perché i piedini non combaciano. L'ho adattato, ho saldato 2 piedini, qua ho messo un pezzo di filo e ho fatto una saldatura sopra. Pare che vada bene. Andiamo a inserire anche i condensatori poliestere, esattamente C1, C2, C8 e C10 come da schema, messi tutti e 4 e andiamo a saldare. La scheda incomincia a riempirsi e adesso andiamo a saldare i due condensatori grandi da 4700 picofarad 50 volt. Aspettiamo le polarità, quindi positivo e negativo, sì. Dall'altra parte il positivo sopra e il negativo sotto. Così, e andiamo a saldare. Andiamo a saldare anche i morsetti per l'alimentazione, già li ho posizionati, andiamo a saldare. Ho finito di mettere anche i piedini, ho messi questi un po' più robusti perché devono sopportare un bel po' di corrente. Li ho recuperati da una scheda. Ok, pare che è uscito perfetto. Adesso non ci rimane che saldare i transistor su quest'altra scheda. Nel progetto dice di usare due BTX53, purtroppo ne ho uno solo. Ho recuperato due BTX33B che assorbono, cioè funziona, regge benissimo 80 volt, questo 100 volt, ma 80 volt non penso di arrivarci per questo circuito, quindi monterò questi due qua e su un bel dissipatore. Ho saldato i due transistor e ho fatto una saldatura meglio che ho potuto. Ho messo un pezzo di filo e adesso andiamo a montarlo sul dissipatore. Ho recuperato questa bella aletta di raffreddamento e andrò a mettere i 2 Darlington di potenza direttamente qua sopra. Devo fare un buco qui e un buco qui e ci metto le viti. Andiamo a fare il buco. Stringiamo meglio.
Ok, ce l'ho fatta a fare il buco. Ho fissato la letta di raffreddamento sulla parte esterna del mobile con 2 viti, così rimane esternamente, e adesso andiamo a mettere il nostro circuito. Ok, montato, e la parte alta è isolato dall'alimentatore con questa pasta e un pezzo di plastica sulla vite. Non mi rimane che rafforzare con un po' di stagno sulle piste, e poi andrà collegato al resto del circuito. Ho messo il trasformatore sulla base e la scheda la andrò a mettere qua. Devo fare altri 2 buchi perché non ci sono. Ho fissato la scheda sulla base del case. Ci ho messo delle viti di plastica per isolare dal fondo del case in alluminio, come potete vedere, ed è anche rialzato in modo tale che non tocchi sotto. Il tutto verrà fissato così. Adesso non ci rimane altro che collegare i 2 Darlington alla scheda insieme ai fili del trasformatore sui morsetti. Stagniamo il filo, andiamo a saldare su PCB. Il risultato finale pare che sia uscito bene. Ho collegato tutti i cavi, il collettore base emettitore dei 2 Darlington sulle schede, rispettando emettitore base e collettore su tutte e 2 le parti, i 2 fili per il potenziometro, le 2 uscite, 1 e 2, l'alimentazione. Un filo l'ho portato sul primario del trasformatore, l'altro andrà collegato davanti a un interruttore. Qua abbiamo la massa, il GND centrale, quindi questi 2 positivo e negativo, e niente, il più è fatto. Rimane una mascherina frontale, devo andare a bucarlo per inserire le boccole e l'interruttore. Per adesso inserirò solo questi, poi in futuro vedrò di inserire un voltmetro per indicare la tensione, e niente, adesso finiamo di montare il tutto. Bucato il frontale, messo le boccole, potenziometro e l'interruttore. Ho finito di saldare il tutto, potenziometro, le 3 boccole e l'interruttore. Ho richiuso il mobiletto, adesso non ci rimane altro che mettere le viti, richiudere e andare a provare, sperando che funzioni. Controlliamo l'uscita del trasformatore, se troviamo tensione. Sì, troviamo i 28 più i 28, quindi funziona. Riproviamo all'uscita se riusciamo ad ottenere qualcosa. Niente. Ho controllato prima anche la tensione sull'integrato, quindi c'è, quindi il ponte raddrizzatore è buono. Adesso non rimane altro che questi 2 Darlington non siano buoni. L'ho recuperato su una scheda vecchia. Ho l'L200
che non va. Pensavo fosse un transistor, ma il BC327, ma ho messo bene, e quindi niente, rimane altro. O provo a cambiare questi due Darlington, vado a sostituire il BDX33 che avevo messo al posto del 53, recuperato da una scheda, non so se sono funzionanti. Qua in laboratorio ho dei tip 122 che vanno bene lo stesso, quindi andrò a mettere questi due al posto dei BDX33 sperando che sia questo il problema. Ho cambiato i due Darlington rispettando sempre l'isolamento con la letta e la vite. Infatti con la aletta ho una riga isolante e sulla vite troviamo un pezzo di plastica. Ho provato a dare alimentazione e pare che funziona. Non so se funziona l'interruttore. Dovrebbe spegnere il circuito. Secondo me questi interruttori non sono buoni. Comunque troviamo 38 volt, dall'altra parte meno 38. Però c'è un problema: se provo a cambiare tensione non cambia con il potenziometro, dovrebbe variare la tensione. Infatti troviamo solo l'uscita, solo la massima tensione, più 38, meno 38, e niente, dobbiamo andare a vedere perché il potenziometro non funziona e anche perché l'interruttore non spegne. Secondo me questi interruttori sono difettosi, li ho comprati in uno stock cinese molto rischioso, poi ma che va, lo cambio. Ok, andiamo a vedere. Comunque cambiando i due Darlington sono riuscito a farlo funzionare, quindi quelli vecchi non andavano bene. Almeno troviamo la tensione in uscita. Infatti questi sono i BDX33 che ho sostituiti. Ho cambiato l'interruttore, effettivamente era rotto. Proviamo. Allora, troviamo 0 volt, accendiamo, sì, troviamo 38 volt e meno 38. Proviamo a regolare, niente, la regolazione non va. Quindi adesso ci dobbiamo concentrare sulla regolazione. Ho provato a cambiare il potenziometro con un altro, sperando che era il potenziometro, purtroppo non è neanche questo. Rovistando nei cassetti ho trovato un BDX53 che è effettivamente il Darlington da usare per questo alimentatore. Ne ho solo uno, quindi ne provo a cambiarne solo uno e vediamo se almeno da quel lato riesce a cambiare la tensione. Purtroppo la tensione non cambia neanche con il BDX53. Sto girando il potenziometro, come vedete la tensione rimane sempre a meno 38 e più 38 volt. L'indiziato sarebbe l'L200, ma è nuovo, non so, l'ho comprato da poco
ok, provo a fare altre verifiche. Allora, ho tolto l'L200, ho visto un video di Piera Isa, il grande Piera Isa, che aveva tolto questo L200 e messo un LM317. Difatti ho fatto lo stesso, ho invertito i piedini 1, 2, 3, 2 e 4 non collegati e andiamo a vedere se effettivamente emette tensione all'uscita. Accendiamo, andiamo su tester, effettivamente troviamo 11 volt. Proviamo a regolare. Per abbassare si abbassa, ma di tanto no. Alzando si alza fino al massimo a 38 volt, ma non è stabile. Piera Isa ci consiglia un'altra modifica: cambiare una resistenza interna fissa con questa variabile, quindi intercambiare. Andiamo a farlo e vediamo se effettivamente riusciamo ad avere una regolazione più precisa. Questo è lo schema. Piera Isa ci consiglia di portare il trimmer da questa parte e la resistenza R6 al posto del trimmer. Ok, facciamolo e vediamo se funziona. Andiamo a effettuare la modifica, andiamo a cambiare questi due fili del potenziometro su questa resistenza da 1000 ohm. Al posto della resistenza 1000 ohm mettiamo resistenza da 220 ohm e questi due fili qua. Ok, procedo a fare il lavoro, poi andiamo a vedere. Ho fatto il cambio e adesso andiamo a vedere se funziona. Ho collegato i puntali, andiamo ad accendere e andiamo a vedere la tensione. Allora, la tensione minima purtroppo è 7,5. Proviamo ad aumentare, arriviamo al massimo 37 volt, scendiamo, giriamo il potenziometro, molto sensibile, comunque sotto a 7,5 non riesco a scendere. Provo a mettere la parte negativa, vediamo un po' se è esatto. Sì, funziona, meno 7,5 volt, aumento fino al massimo 37, meno 37 volt. Quindi lascio così la modifica. Purtroppo con il L200 non funziona. Ho preso 10 L200, provato più di una volta a cambiare, ma purtroppo non funziona. Non sono riuscito a farlo funzionare. Non so se sono questi difettosi. Ci farò un video a parte su questi L200. Per adesso lascio così e funziona così. Ringrazio Piera Isa per il consiglio. Infatti senza di lui questo alimentatore non funzionerebbe. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.